Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Kate ed oggi andiamo a realizzare insieme un progetto veramente facile, veloce e perfetto per le principianti, ma perfetto soprattutto come idea regalo. Andiamo a realizzare infatti questa pochette portamonete che sembra piccolina ma è abbastanza capiente perché voglio mostrarvi proprio che cosa riesco ad inserire all'interno. La apriamo e riesco ad inserirci un pacchetto di fazzoletti, un telefono, un burro cacao e volendo anche delle chiavi. Chiudiamo ed ecco qua, si chiude perfettamente e possiamo tranquillamente indossare una piccola pochette che resta comunque capiente. Poi ovviamente all'interno possiamo anche inserire un portacarte, un portamonete più piccolino, ma comunque è veramente molto capiente. Quindi spero che questo progetto vi piaccia. Nel box informazioni vi lascio il link diretto al sito di Tutti a Mano Luisa dove troverete il kit materiali completo per realizzare questo progetto. Fatemi sapere ovviamente qui sotto cosa ne pensate. Se la realizzerete mi raccomando mandatemi le foto sul mio profilo Instagram, vi lascio il link nel box informazioni. Ovviamente vi invito anche a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti. Iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial dei prossimi progetti. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato circa 100 g di cordino Inda color caramello, una chiusura click clack tonda da 12,8 x 8 cm e mezzo, una catena sottile da 110 cm con agganci, ago e filo di nylon, uncinetto 3,5, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Oggi andremo a realizzare insieme una pochette portamonete, ma utilizzeremo un metodo alternativo. Infatti partiremo dalla parte superiore fino ad arrivare al fondo. La lavoreremo al contrario. Per fare questo dobbiamo sapere la dimensione della chiusura aperta. Quindi possiamo andare a lavorare le catenelle iniziali facendo delle prove man mano oppure andando a misurare proprio tutta la circonferenza della chiusura. Quindi inizio avviando il numero di catenelle che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, che sarà comunque adatta alla mia chiusura click clack che misura 12,8 cm per 8 cm e mezzo. Quindi faccio il cappio iniziale e mi avvio le mie catenelle. Dunque io ho avviato 60 catenelle che mi corrispondono a 36 cm. A questo punto le vado a chiudere in cerchio con una maglia bassissima. Quindi inserisco l'uncinetto nella prima catenella in questo modo e vado a chiudere con maglia bassissima. Faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Lavorato questo giro lo andiamo a chiudere con chiusura invisibile, quindi inserisco l'uncinetto nel primo punto dall'interno verso l'esterno, prendo l'asola, la porto all'interno, ma ovviamente non mi inserirò qui, vado ad inserirmi prendendo la metà catenella esterna del punto precedente, quindi questo qui, inserisco l'uncinetto in questo modo, inserisco l'uncinetto nell'asola, tiro il filo, faccio una catenella, ne faccio un'altra che mi va a sostituire la prima maglia alta perché ora andrò a lavorare un giro di maglia alta. Ovviamente da questo punto in poi noi possiamo scegliere il punto di lavorazione che più ci piace. Io andrò ad alternare giri di maglia alta e maglia bassa lavorati in costa, quindi molto semplice. Procedo, carico il filo sull'uncinetto e vado ad inserirmi esattamente qui dove c'è l'asola che ho
creato, prendo solo la metà esterna in questo modo, lavoro una maglia alta. Procederò ovviamente lavorando una maglia alta in costa retro in ogni punto. Terminato il giro, ovviamente andiamo a chiudere con chiusura invisibile come abbiamo fatto nel giro precedente, quindi inseriamo l'uncinetto dall'interno verso l'esterno nel primo punto, prendiamo l'asola e la portiamo all'interno, ci andiamo ad inserire nella metà catenella del punto precedente, inseriamo l'uncinetto nell'asola, tiriamo il filo, lo portiamo in questo modo, facciamo una catenella, in questo caso sostituirà la prima maglia bassa, procedo, punto l'uncinetto nella metà catenella esterna dell'asola che abbiamo creato e procediamo lavorando a maglia bassa in costa retro per tutto il giro. Ovviamente io andrò ad alternare queste due lavorazioni, quindi maglia alta in costa retro e maglia bassa in costa retro. Troverete indicati qui in alto il numero di giri totali che andrò a lavorare insieme alla misura in centimetri. Questo numero di giri parte proprio dal primo di maglia bassa fino all'ultimo, ma ovviamente sentitevi libere di variare questo numero di giri perché dipende dall'altezza che volete ottenere. Quindi raggiungiamo le misure desiderate e poi ci vediamo per vedere come procedere. Una volta lavorate tutte le righe indicate o quelle desiderate, perché potete lavorare quante righe volete perché dipende dall'altezza che volete ottenere, io ho lavorato 13 righe totali per un'altezza di 14 cm e mezzo. A questo punto devo andare a chiudere il fondo. Vi dicevo, potete realizzare quante righe volete, l'importante è avere il giusto numero di maglie o comunque la misura in centimetri che vada ad adattarsi perfettamente alla chiusura clic clac che avete a disposizione. A questo punto dobbiamo andare a chiudere la base. Io non ho tagliato il filo ovviamente, ho chiuso comunque l'ultimo giro con maglia bassissima. Adesso vado a rovesciare il lavoro, quindi vado a portare il rovescio verso l'esterno. Quindi io qui ho l'asolina che non ho tagliato, vado ad inserire l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna di questo punto che si trova in corrispondenza dell'asolina, nel punto frontale sempre prendendo solo la metà catenella esterna. Se vi trovate più comode potete andare a tagliare il filo e ripartire con un nuovo filo. Prendo questa solina e me la porto in questo modo all'esterno, tiro il filo e blocco il tutto con una catenella. Procederò chiudendo tutta la base lavorando a maglia bassa prendendo solo le asoline esterne. Quindi punto successivo prendo la metà catenella esterna del punto frontale e chiudo a maglia bassa. Farò così per ogni punto ovviamente.
ultimo punto. Quindi terminata la cucitura posso fare una catenella, tagliare il filo e andare a bloccare il filo tra le maglie. A questo punto voglio dare una forma rettangolare alla base, quindi vado a fare questo procedimento, piego in questo modo e vado a fare un'ulteriore cucitura. In questo modo, una volta che andremo a rovesciare il lavoro, avremo comunque un fondo rettangolare. Quindi prendo di nuovo il filo, lago questa volta e vado a fare una cucitura per bloccare il fondo in questo modo. Ovviamente ripeterò lo stesso procedimento anche sull'altro lato. Terminata la cucitura blocchiamo il filo ovviamente e ripeteremo lo stesso identico procedimento anche sull'altro lato. Quindi andiamo a creare l'angolino, poi fissiamo il filo e andiamo a fare la cucitura. Ovviamente assicuriamoci comunque di dare la stessa profondità su entrambe le parti. Una volta fatto questo possiamo riportare il lavoro sul dritto . Come potete vedere avremo un fondo ben definito. Ovviamente in questo caso si può anche andare a foderare prima di applicare la chiusura click clack. Io non lo farò in questo momento, ma sappiate che potete farlo e nel box informazioni troverete il tutorial specifico per la fodera. Quindi a questo punto non ci resta che andare a cucire la nostra click clack. Prendiamo quindi la nostra click clack, la posizioniamo sul bordo. Sembrerà che il bordo sarà più largo, questo è normale perché comunque rovesciando la lavorazione il corpo borsa, comunque il bordo si è un po' allentato, ma tranquille perché con un po' di pazienza lo andiamo a sistemare per bene. Se preferite potete anche andare a fare un ulteriore giro di punto bassissimo proprio qui sul bordo in modo da restringerlo ulteriormente, ma sappiate che non è necessario perché abbiamo lavorato comunque il numero di maglie perfetto per la chiusura. Quindi andiamo a mandare il bordo verso l'interno della chiusura e poi man mano ce lo sistemiamo. Mi raccomando, per cucire la click clack centrata dobbiamo far combaciare queste due parti proprio con la cucitura che abbiamo alla base. Quindi ci sistemiamo tutto il bordo pian piano. In questo modo a questo punto prendiamo ago e filo di nylon oppure filo da uncinetto, il numero 8, numero 12 che è quello più sottile, e andiamo a cucire tutta la chiusura. Quindi prendiamo ago, filo, andiamo a fissare l'ago all'interno della lavorazione. E poi andiamo a cucire entrando ed uscendo sia dalla lavorazione che dai fori che ci sono qui sulla chiusura.
Una volta terminata la cucitura andiamo a bloccare il filo ed avremo terminato. Bene, una volta terminato questo sarà il risultato. Ora non ci resta che andare ad applicare la tracollina, quindi si inserisce una parte su un anellino e l'altra estremità sull'altro anellino. E tra l'altro comunque è una poccettina molto capiente perché riusciamo ad inserirci tranquillamente un cellulare, un pacchettino di fazzolettini. Supponiamo di voler inserire un burro di cacao, delle chiavi ci entrano tranquillamente, come potete vedere si chiude perfettamente, quindi perfetta. Tra l'altro non si sforma perché abbiamo comunque un bel fondo, quindi direi un'ottima idea regalo. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, un'idea super veloce sia per i regali natalizi oppure un salva outfit, quindi se ci occorre una poccettina veloce riusciamo a realizzarla tranquillamente in pochissimo tempo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Vi ricordo che per questo progetto è disponibile un kit materiali completo sul sito di Tutti a Mano Luisa, trovate il link nelle box informazioni qui in basso. E nulla, mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi tutte le anteprime dei prossimi progetti, iscrivetevi al canale per non perdervi i futuri tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!